Buonasera a tutti, oggi vi volevo parlare di semplicità. Per questo sono venuto sul tetto, non perché non avevo un altro posto dove andare. Uno di questi giorni un mio caro amico un signore, mi ha mandato un audio di noi che suonavamo e cantavamo Io Vagabondo. E c'era lui e un altro signore che suonavano la chitarra e cantavano e io suonavo una percussione, uno scatolo, non so cos'era. E, e quindi mi ha fatto ricordare che, cioè, quelle sono le cose che nel tempo ricordo e porto dentro e continuerò a ripensare come momenti belli. Cioè, io se mi sforzo non riesco a ricordare un momento in cui, che ne so, durante un aperitivo o un bar con gli amici o una festa, un diciottesimo, una discoteca, a parte qualcosa di particolare, non c'ho niente impresso nella memoria e impresso dentro. Mentre questi momenti, cioè, li ricordo perfettamente. Siamo in questo campeggio in Calabria, seduti fuori dal bungalow su questa via di pietrucciole e eravamo fuori la casa di uno dei chitarristi. Con queste due chitarre a suonare a cantare, io vagabondo, e con l'ovetto e viene la moglie di uno dei due e ci porta questo limoncello che ancora me lo ricordo, il limoncello più buono che abbia mai bevuto, assaggiato nella mia vita. Infatti poi sono andato alla ricerca di altri limoncelli per cercare di riprendere quel sapore, ma il limoncello così non l'ho più preso. E ci sembro così. E, nel frattempo, in quella serata, diciamo la comitiva del villaggio, gli altri amici erano a fare casino, a fare baldoria, a ballare, non so che stanno facendo da qualche altra parte. E io sono rimasto qui con questi due signori anziani a suonare. Quindi, ripensandoci, farei la stessa scelta sempre, sempre. Poi, un altro episodio di semplicità. Per me, per me sarebbe un sogno, non tutta la vita, però almeno qualche anno della mia vita, vivere tipo in un villaggio alle Hawaii con una moglie hawaiana e a vivere raccogliendo cocchi sulle palme, sugli alberi di cocchi, non so dove crescono i cocchi e le noci di cocco, e che ne so, a prendermi cura dell'orto, queste cose qua tipo semplicissime, capito, che non c'è bisogno di lavorare, di fare 8 ore di lavoro al giorno e semplicemente mangiare quello che uno si riesce a sostentare da solo, pescare, barattare cose, no? Cioè non è che voglio ritornare all'età dove ancora non c'erano i soldi, però in queste cose molto dei villaggi primitive. Sarebbe un sogno, infatti ci penso. A volte cerco io come fare a andare a vivere in un villaggio alle Hawaii dove non servono i soldi e vivere vendendo noci di cocco, eh, scambiando noci di cocco. Secondo me ci scriverò un libro, perché è, un- è una cosa così, un desiderio così forte, un sogno così forte, che almeno cerco di farlo vivere nel libro, perché io quando scrivo mi immedesimo totalmente in quello che sto scrivendo, quindi riesco a vivere quelle emozioni. E poi, ehm, io cerco di sognarmelo la notte, tipo il mio sogno preferito è innamorarmi e fidanzarmi con una ragazza straniera in un posto in cui sono in vacanza. Cioè, capito, proprio scoppia l'amore a prima vista e qui sono in vacanza all'estero, al mare,
è proprio il sogno della mia vita. Ricordo che quando ero piccolino, poi non so quanti anni precisamente, adolescente, piccolo, comunque mi mettevo nel letto e prima di dormire pensavo intensamente a questa cosa, pensavo intensamente a ehm, visualizzavo io al mare, una ragazza, ci piacciamo, ci fidanziamo e nasce la storia d'amore e poi mi sveglio. E poi mi sveglio. Bello. Si vedono pure un po' le stelle, però col telefono non si vedranno mai. Un'altra cosa che riguarda la semplicità è che a me non è che non piace uscire, però diciamo di uscire il sabato sera in un posto pieno di gente, che non parlo solo di locali, che nei locali non ci vado mai, ma anche uscire in una città, in un centro, in un parco, che ne so, capito? Un centro storico pieno di gente solo per fare un giro, bere una birra e giusto per dover fare qualcosa il sabato sera, a me sta cosa mi scoccia un sacco. Preferisco 1000 volte, che ne so, vedere il mio migliore amico che non vedo da tempo e ci andiamo e ci passiamo una mezza giornata insieme, partendo da un caffè al bar, una passeggiata in un parco o semplicemente camminare, oppure, che ne so, raggiungere con la macchina in un posto, ma non perché vogliamo andare in quel posto, perché è bello andarci insieme, parlare, ascoltare la musica, cantare. E poi si vede il posto e si ritorna, cioè è tutto il percorso, capito? Una cosa bella. Mi dà fastidio invece quando si deve trovare per forza la meta e si fa di tutto per arrivare a quella meta che non ne vale nemmeno la pena, non si intossica anche il viaggio per arrivarci. Questa è la semplicità. A me non interessano le vacanze, tipo quelle vacanze di lusso, gli alberghi. Io non sono mai andato in un albergo, sono qualche volta per necessità in vita mia, quelle cose programmate, le guide turistiche, queste cose. E ho sempre preferito spendere meno soldi, ma non perché non perché volessi spendere meno soldi, ma per le esperienze semplici che queste ti permettono di fare, tipo prendere un pullman. Ora mi trovo a Tenerife ed è facile perché c'è bellezza naturale ovunque, però stessa cosa quando stavo a casa, mi veniva un giorno, prendevo il treno, facevo un paio d'ore di treno e andavo in un posto al mare, mi godevo il viaggio, mi godevo il mare, anche io solo. Diciamo, non mi ha mai fatto paura il fare una cosa da solo. Cioè non paura nel senso di oh no, sono da solo, nel senso di essere giudicato o di sentirmi solo facendo una cosa da solo. Quando volevo fare una cosa l'ho sempre fatto. Quando mi sono buttato dall'aereo l'ho fatto da solo. Ho fatto parapendio, l'ho fatto da solo. I migliori viaggi li ho fatti da solo. E a posto degli alberghi io scelgo sempre gli ostelli. E non solo perché sono più economici, ma perché la semplicità e la semplicità della gente che ci sta negli ostelli, gente che viene da tutto il mondo. Cioè io vado in cucina a prepararmi un po' di pasta al sugo giusto per mangiare qualcosa e mi ritrovo l'australiano che sta facendo l'eggplant, il canadese che si sta facendo pasta, non dico come, il francese che mangia formaggio dalla mattina alla sera, gente del posto pure, ovunque. Cioè puoi andare all'ostello fuori casa, se hai un ostello fuori casa o l'ostello qualsiasi parte del mondo, gli ostelli troverai sempre viaggiatori da tutto il mondo nella tua stessa condizione, che viaggiano da soli o in coppia. È bellissimo perché condividi esperienze, è come viaggiare anche mentre stai dentro una casa. Questo è veramente bellissimo. Anche questo è un esempio di felicità, questo video. A parte mi sto accecando per il flash, però questa chiacchierata semplice tra me e la telecamera
normalmente ho molto più ansia di parlare alla telecamera e ho il respiro più affannoso, più corto. Invece ora sto veramente calmo e rilassato e sto parlando alla telecamera. E questa è come fosse una semplice chiacchierata tra un amico, tra me e te, non quei video super montati, super particolari, con oh, uno storytelling infinito per far guardare il video, una copertina assurda, un intro che attiri lo spettatore a guardare e a non lasciare il video. E questo è il mio esempio di tecnologia, di massima interazione nel video. Il computer che ho scritto semplicità su Canva e l'ho messo qua, giusto per non venire a mani vuote, maleducazione. E basta. Oggi 10 novembre sto prendendo in canottiera, ho messo questa ma non ce n'è bisogno perché si sta veramente bene. Cioè di solito ora non fa così caldo la sera, si sta freschi, si sta bene, però stasera fa particolarmente caldo e questo. Domani penso andrò un po' a suonare per strada, a fare qualcosa di soldi, vedere se riuscirò a fare qualcosa di più dell'altra volta che ho fatto solo 4 euro e basta. Mi sa che mi toccherà montare un pochino il video per togliere alcune parti in cui sono molto ripetitivo oppure molti silenzi, perché sennò poi diventa una palla. E niente, la mia terrazza al quinto piano a Tenerife, vi do una buonanotte, anche se questo video uscirà di giorno, ora che sto andando a dormire, e volevo girare questo video prima di andare a dormire, perché ho fatto 7 video in una settimana, quindi un video al giorno per una settimana, e mi è piaciuto abbastanza, e vorrei tentare di farlo per un mese, quindi un video al giorno per un mese. Però non è assolutamente facile, pure perché questo mese sarà abbastanza impegnativo, perché ho un concerto al teatro e delle prove da fare ogni settimana, a parte il conservatorio e la scuola, e gli allenamenti e un'altra cosa che non posso dire perché sennò spoilerò, è un progetto futuro, è questo, YouTube. Quindi è una challenge dei piegamenti che sto facendo, la challenge dei push-ups che si sta rivelando molto proficua. Faccio ora 20 iscritti di media per quel video di 15 secondi, quindi vedrò dove mi porterà questa challenge. E basta, io ci proverò, pure perché fin quando si tratta di fare video così semplici, anche se mi prendo una mezz'oretta di girato e poi una mezz'oretta tra sistemare un attimo il video e caricarlo, perché ci vuole tanto tempo a caricare un video più lungo, e comunque mi occupa almeno 2 ore al giorno a fare le cose più semplici possibili, pure perché poi devo ritagliare uno short, fare almeno uno short piccolino da pubblicare. Vedremo. Io tenterò questa cosa di fare un video a giorno per un mese, un video lungo a giorno per un mese. Vediamo se ce la farò. Quindi questo, buonanotte. Buonanotte.